I benefici della delega efficace. La delega efficace è uno strumento prodigioso per ottimizzare i processi e migliorare i risultati in qualsiasi contesto lavorativo. Tuttavia, molti leader tendono a trattenere per sé compiti e responsabilità che potrebbero essere efficacemente trasferiti ai collaboratori. Questa tendenza al "fai da te" è spesso dettata dalla paura di perdere il controllo o dalla mancanza di fiducia nelle capacità altrui. In realtà, come già introdotto nell'argomento 1, la delega efficace comporta molteplici vantaggi a diversi livelli. Delegare in modo strategico permette di ottenere benefici concreti per i leader, per i collaboratori e per l'organizzazione nel suo complesso. Questo argomento si concentrerà quindi sui benefici che una buona delega può generare se implementata correttamente. Benefici della delega per i leader. La delega comporta innanzitutto una serie di vantaggi significativi per i leader che decidono di implementarla strategicamente all'interno della propria organizzazione. Delegare le attività tattiche e operative a basso valore aggiunto libera tempo ed energie da dedicare alla gestione strategica e alle relazioni con gli stakeholder chiave. Ad esempio, delegando report finanziari di routine al team, un direttore finanziario può focalizzarsi sul controllo di gestione e attività a maggior valore aggiunto strategico. Infatti, focalizzandosi sulle priorità critiche che solo il leader può efficacemente guidare, questi evita di disperdere il proprio tempo in mansioni non commisurate al suo ruolo che possono essere egregiamente portate avanti da altri. Per fare un esempio concreto, un imprenditore che delega la gestione operativa dell'ufficio ha più spazio per dedicarsi allo sviluppo commerciale e all'elaborazione della strategia imprenditoriale. Inoltre, attraverso una corretta analisi dei carichi di lavoro interni e una ridistribuzione delle attività verso i collaboratori più competenti, il leader ottimizza i flussi operativi, eliminando colli di bottiglia ed inefficienze che derivano da assegnazioni non ottimali. Assegnando ogni compito alla risorsa più adeguata, si evitano sprechi e si massimizza la produttività. Ad esempio, assegnando il coordinamento degli eventi locali al responsabile marketing, l'AD ha più tempo ed energie per attività ad alto valore come la pianificazione strategica. Infine, responsabilizzando i collaboratori con una delega progressiva di compiti via via più strategici, il leader sviluppa competenze manageriali diffuse e rafforza motivazione e ingaggio del team, generando un circolo virtuoso di crescita del capitale umano. Un chiaro esempio di quanto detto è un manager HR che, delegando la formazione del personale, può concentrarsi sulla selezione e lo sviluppo strategico dei talenti. Benefici della delega per i collaboratori. Anche per i collaboratori i vantaggi della delega efficace sono molteplici, partendo dal presupposto che la delega permette al leader di identificare attività a basso valore aggiunto, che possono essere ribaltate ai collaboratori liberando tempo per sé. Per i collaboratori ricevere nuove responsabilità rappresenta un'opportunità di crescita professionale e di acquisizione di nuove abilità tecniche e manageriali altrimenti difficili da apprendere. Analizzando in modo critico i carichi di lavoro si possono evidenziare specifici compiti da delegare in modo strategico. Inoltre, briefing iniziali chiari sulle responsabilità delegate consentono poi ai collaboratori di operare in piena autonomia. Sperimentandosi in compiti sfidanti, i collaboratori possono ampliare il proprio bagaglio di competenze. Inoltre, la fiducia dimostrata dal leader attraverso l'empowerment accresce l'autostima del collaboratore e ne rafforza l'impegno, generando senso di lealtà verso l'organizzazione. L'aumentata autonomia decisionale consente poi di esprimere al meglio creatività e talento, migliorando la qualità del contributo individuale grazie alla possibilità di sfruttare idee innovative prima ignorate. Infine, il maggiore coinvolgimento in attività motivanti genera soddisfazione e accresce la partecipazione proattiva del collaboratore. Il tutto fornendo feedback costanti che consentano ai delegati di migliorare le proprie competenze attraverso una maggiore consapevolezza. Benefici della delega per l'organizzazione. La delega diffusa porta benefici positivi anche all'organizzazione nel suo complesso. Ottimizzando l'utilizzo delle competenze specifiche disponibili, si migliora l'efficienza operativa, evitando di sprecare risorse scarse assegnandole a compiti non in linea con i loro punti di forza. Infine, leader che delegano efficacemente devono essere disponibili, col tempo, a rivedere le priorità e ridistribuire responsabilità per garantire sempre il miglioramento continuo. Inoltre, decentrando il potere decisionale ad un livello adeguato di competenze, si velocizzano i processi, eliminando gli ostacoli burocratici che derivano dall'eccessiva concentrazione decisionale nelle posizioni gerarchicamente più elevate.
La responsabilizzazione diffusa accresce anche motivazione e soddisfazione trasversalmente, creando un clima collaborativo che favorisce il miglioramento continuo e l'agilità organizzativa necessaria per adattarsi all'ambiente competitivo. Uno studio del 2021 pubblicato su Journal of Management ha analizzato l'impatto della delega sui team di lavoro in diversi settori. I risultati indicano che i team con leader che delegavano di più avevano livelli più alti di produttività, soddisfazione lavorativa e coinvolgimento. L'implementazione efficace dei principi della delega strategica genera dunque impatti positivi a tutti i livelli dell'organizzazione. Leader più focalizzati sull'alto valore aggiunto, collaboratori responsabilizzati e in crescita professionale, organizzazione snella e flessibile. Questi sono i risultati potenziali di un approccio manageriale basato sulla delega. Superare le resistenze personali e organizzative ad una maggiore condivisione di responsabilità è la chiave per liberare il massimo potenziale di persone e team. Delegare male equivale a dare le chiavi di una Ferrari a un neopatentato, con il conseguente rischio e spreco di potenziale. Al contrario, delegare efficacemente è come moltiplicare le proprie capacità attraverso quelle altrui. D'altra parte, un leader che non delega è paragonabile ad un padre che pretende di accompagnare sempre il figlio a scuola senza responsabilizzarlo. Come esperto di leadership, ritengo che delegare le attività operative sia l'unico modo per focalizzarsi realmente sulle priorità strategiche di valore. Inoltre, la capacità di delegare denota una spiccata intelligenza manageriale e lungimiranza da leader illuminato. Al contrario, chi non delega spreca il talento e il potenziale dei collaboratori, lasciandoli sottostimolati e demotivati. La delega è un atto di fiducia reciproca che responsabilizza entrambe le parti e accresce il commitment verso il successo comune. Come ha detto John C. Maxwell, più si delega, più si è leader.